Benvenuti su Creazioni Digitali. In questo tutorial vi parlerò dei livelli. Vedremo nel dettaglio come crearli, gestirli, modificarli e organizzarli per sfruttare al massimo tutte le potenzialità. Iniziamo quindi conoscendo il pannello livelli che troviamo a destra. I livelli vanno immaginati come dei fogli sovrapposti che contengono tutti gli oggetti grafici. Il livello superiore copre quelli inferiori e permettono di effettuare delle modifiche non distruttive, mantenendo intatti gli oggetti originari. Sono inoltre uno strumento molto utile per mantenere un ordine logico all'interno dei progetti. Ho iniziato creando una tavola da disegno. Sotto il livello della tavola trovo tutti gli altri. Per selezionare un livello posso utilizzare lo strumento sposta cliccando direttamente sull'oggetto e verrà selezionato nel pannello anche il livello relativo. Oppure posso fare al contrario, selezionare il livello e l'oggetto sulla tavola verrà comunque selezionato. È possibile anche fare delle selezioni multiple. Per selezionare più livelli contemporaneamente utilizzo il tasto Shift da tastiera e clicco sugli oggetti. Lo stesso posso fare dal pannello livelli. Seleziono tutti i livelli che mi interessano e in questo caso, essendo in sequenza, parto dal primo e poi clicco sull'ultimo ed effettuo così una selezione multipla. L'ordine di sovrapposizione dei livelli determina l'ordine in cui vediamo gli oggetti sulla nostra tavola da disegno. Ad esempio traccio un cuore e vedete che Affinity ha creato un altro livello posizionato qui sotto il livello del testo. Infatti lo vediamo dietro. Per spostare il livello e modificarne l'ordine di sovrapposizione lo aggancio con il tasto sinistro del mouse e lo trascino. Lo sposto sopra il livello del testo e quando vedo la linea azzurra che indica il posizionamento fra due livelli rilascio. Il cuore adesso è posizionato sul livello del testo e vedete che lo copre. L'ordine dei livelli può essere modificato anche attraverso i pulsanti che troviamo in alto nella barra contestuale. Sposta indietro e lo porta completamente indietro, sposta indietro di 1, vedete che il livello si è spostato ed è finito sotto il livello del testo e poi porta avanti di 1, lo riporta avanti. I livelli si possono spostare anche con il tasto destro del mouse attraverso il menu disponi, sposta indietro e otteniamo lo stesso risultato. Bene, abbiamo visto come spostarli, adesso vediamo come duplicarli. Questo per adesso lo metto da parte. Sappiamo già come duplicare un oggetto selezionando e trascinandolo con il tasto Alt. Otteniamo la duplicazione dell'oggetto sulla tavola da disegno e quindi la contemporanea duplicazione del livello. Oppure possiamo duplicarlo sempre attraverso duplica, oppure ancora utilizzando il classico copia e incolla dal menu file o attraverso i tasti CTRL C e CTRL V. Per eliminare un livello è possibile utilizzare sempre il tasto destro elimina oppure utilizzare il pulsante a forma di cestino che troviamo in basso nel pannello livelli. Ciascun livello ha un'etichetta di testo che può essere personalizzata facendo un doppio clicco e il testo diventa editabile e scrivo ad esempio testo cornice. I livelli possono anche essere contrassegnati con dei colori. Riporto di nuovo com'era perché mi serve per l'esempio successivo. Seleziono il livello, tasto destro, colore tag. A questo livello assegno un rosso e poi anche a quest'altro
che è sempre un livello di testo, quindi continuo con il rosso. Anche questi sono tutti livelli di testo e continuo a taggarli in rosso, mentre sotto ho dei livelli curve e li contrassegno con un verde. I colori tag facilitano la ricerca. Adesso non abbiamo molti livelli, ma quando i livelli sono tanti è possibile fare una selezione per stesso colore tag. Con un clic in pratica Affinity seleziona i livelli contrassegnati con lo stesso colore. Un altro metodo è fare una selezione con lo stesso nome. In questo caso seleziona i livelli che hanno la stessa etichetta di testo. I livelli possono essere nascosti attraverso questo pallino che ne attiva o disattiva la visibilità. Riprendo il cuore e clicco qui. Il livello c'è ma non è più visibile. È possibile nascondere contemporaneamente più livelli effettuando selezioni multiple. Ad esempio, nascondere tutti i livelli di testo. Li seleziono tutti insieme tenendo premuto il tasto Shift. Ricliccando invece, sempre con lo Shift premuto, tornano tutti visibili. I livelli possono essere anche bloccati, sempre con lo stesso sistema. Seleziono il livello e clicco sul lucchetto. Vedete, non mi permette più di spostarlo. Anche con il lucchetto è possibile utilizzare la selezione multipla. Vedete, sono tutti bloccati su tutti i livelli, infatti vediamo che c'è il lucchetto attivo. Clicco ancora e li sblocco. I livelli possono essere anche raggruppati per gestirli come un unico oggetto e per dare un ordine logico. Tasto destro raggruppa. E vedete che li posso ingrandire, rimpicciolire o eventualmente applicare degli effetti, cambiare colore, gestendoli tutti insieme. Nel pannello livelli vediamo che è stata creata una cartella che posso espandere e all'interno trovo tutti i singoli livelli. Se voglio apportare delle modifiche seleziono il livello direttamente dal pannello, oppure posso effettuare un doppio clic sulla tavola da disegno. Accanto all'icona di livello, che adesso vedremo come personalizzare, ne abbiamo una più piccola a sinistra. Indica il tipo di livello. Questo ad esempio è un livello testo, questo è un altro raggruppamento che avevo invece creato prima, e questi invece sono dei livelli curve. Vedete che le icone sono diverse. Questa modalità di visualizzazione va attivata dal menu hamburger, dove troviamo diverse opzioni per personalizzare il pannello livelli. Ad esempio scorrimento automatico, che aggiunge una barra di scroll laterale. Se deseleziono mostra tipo di oggetto non mi dà più l'indicazione del tipo di livello, mentre se lo attivo tornano le icone. Mostra miniatura di gruppo, al momento è disattivato, infatti i gruppi nel mio pannello li vediamo sotto forma di cartelle. Se attivo invece miniatura di gruppo, le cartelle vengono sostituite con delle miniature. Io preferisco le cartelle, per cui disattivo l'opzione. Sotto troviamo ancora sfondo a scacchiera. Se lo disattivo, le icone non hanno più l'effetto trasparenza che c'era prima. E poi troviamo altre impostazioni che modificano l'icona del livello, come auto, scuro e chiaro. Io preferisco scuro con fondo a scacchiera, quindi ripristino e continuiamo a vedere le altre opzioni. È possibile anche personalizzare le dimensioni delle miniature, grandi come le mie, oppure piccole o medie. Torniamo ancora ai livelli che abbiamo raggruppato prima. Se voglio aggiungere il cuore al gruppo testo, lo trascino e lo aggiungo rilasciandolo all'interno. Se voglio togliere un elemento dal gruppo, allo stesso modo lo aggancio con il mouse e lo trascino fuori. Per sgruppare tutti gli elementi invece faccio una selezione multipla e li trascino fuori. Vedete che la cartella del gruppo adesso è cambiata e mi indica che è vuota.
e posso eliminarla attraverso l'icona a forma di cestino posizionata in basso. In questo caso li voglio tenere in gruppo e raggruppare questi altri due in un gruppo a parte. Poi raggruppo anche questi livelli di testo ed infine raggruppo tutti i gruppi che ho creato. In questo modo avrò un ordine logico e riuscirò a trovare facilmente i livelli che mi servono. Nel pannello livelli troviamo poi altre impostazioni come l'opacità e altre funzioni che vedremo nei prossimi tutorial, come gli effetti di fusione. Sotto, oltre al cestino, troviamo i pulsanti per la creazione di nuovi livelli pixel e livelli vettoriali, l'icona per la distorsione gruppo, effetti di livello, regolazioni e maschere, che approfondiremo con dei tutorial dedicati alle singole funzioni. I livelli di Affinity hanno diverse zone di rilascio. Vediamo cosa vuol dire e cosa riusciamo ad ottenere. Ho preparato un'altra tavola da disegno con un rettangolo e un'ellisse. Prendo il livello di quest'ultima, lo trascino stavolta, anziché sotto, sull'etichetta di testo del rettangolo. Vedete che le icone dei livelli adesso non sono più allineate. Infatti adesso il livello ellisse è diventato il livello figlio del rettangolo ed è contenuto all'interno del livello padre. Non solo, se io sposto l'ellisse, vedete che le parti che eccedono i limiti del rettangolo non vengono visualizzati. In pratica il rettangolo, oltre a contenere l'ellisse, la ritaglia. In questo caso ho creato anche una maschera di ritaglio. Riporto il livello dentro e vediamo che posso inserire all'interno anche altri elementi e creare così una gerarchia infinita in pratica. Ad esempio, traccio un rettangolo sottile, lo duplico, in questo caso uso CTRL J, sposto la copia e continuo a premere CTRL J per ottenere la duplicazione e il posizionamento alla stessa distanza. Creo quindi un gruppo con questi elementi e poi lo trascino sull'etichetta di testo dell'ellisse. Il gruppo così diventa un livello figlio dell'ellisse e ottengo un'altra maschera di ritaglio. Stavolta è l'ellisse a ritagliare le strisce che ho inserito all'interno, infatti vedete che non sbordano oltre i limiti dell'ellisse. Creo un'altra tavola da disegno con un livello testo e importo un'immagine, quindi un livello pixel, e la posiziono sopra. Stavolta trascino il livello del testo sull'icona del livello pixel, cioè sul livello dell'immagine, e sarà il testo a ritagliare la foto. Ma in questo caso ho creato una maschera di livello. Apparentemente sembrano la stessa cosa, ma vi assicuro che non lo sono. Il livello adesso ha due icone che indicano appunto una maschera, ma che approfondiremo nei prossimi tutorial. Ho voluto in questo tutorial darvi una panoramica più ampia possibile e quindi inserire anche le modalità di rilascio, ma abbiamo ancora tanti altri argomenti inerenti ai livelli da approfondire e lo faremo prossimamente. Anche per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un commento, un like per sostenere il canale. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!